vi siete mai menati? No, mai. Cioè veramente? È volato qualche gambero in Canada, però all'inizio, Food Fight? in Italia in qualche modo è stato anche perculato cantare il bel canto all'estero, cantare. Continua forse adesso. Noi cantiamo questo genere musicale perché in qualche modo lo sentiamo nostro e ci fa star bene cantare. Allora a un certo punto mi sono chiuso in bagno, c'era un bel reverbero, 3 minuti mi sono cantato una canzone. Dov'eri, per però? rigenerarmi, c'era troppo casino. Dov'eri? Veramente? Sì, mi sono andato in bagno e mi sono messo a cantare. Dice, questo è pazzo. Avete tipo un guilty pleasure, proprio una cosa strana che mai nessuno si aspetterebbe? Gli strip-on, tipo quelle robe lì? No. Se vogliamo parlarne. Silvia! Intendi il gatto a 9 code? Scusa, e come finiva la barzelletta? Fatti cazzi, ma che Voleva dire le... Ciao a tutti, siamo il Volo e siamo venuti ospiti a Supernova per convincere Alessandro a cantare con noi. Sì, veramente diremo tante cose noiose. Se non guardatela, vi do un consiglio, non guardatela. Aspettatevi Alessandro Cattelan in tour con il Volo. No. Skippate. Ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Supernova. Mi sento più basso del solito, non lo so. Benvenuti, grazie mille per averci scelto. Iscrivetevi al canale, eccetera eccetera. Buongiorno ragazzi. Ciao! Allora, avete un solo microfono oggi? Sì. Perché i nostri ospiti, non vi dico ancora chi sono. Sì. Ogni tanto mi piace fare questi giochini a scoperta. Sì. Giustamente voi mi guardate dicendo vabbè, ma noi sappiamo chi c'è perché li avete davanti. Il pubblico sa chi c'è perché lo ha visto nel titolo e nella thumbnail. E ho notato che anche il nostro montatore non mi aiuta in questo gioco, perché mentre io lo faccio, lui tiene l'inquadratura larga dove comunque si vedono tutti loro. Quindi Salutiamo Enzo. Grazie Enzo. No, avete un microfono solo perché qui con noi oggi c'è il Volo. Ciao. Scusate ragazzi se prima di iniziare con voi mi soffermo sul microfono, perché abbiamo ricevuto varie critiche. Di solito ne hanno uno in più che state usando voi lì sul tavolo, ma sono comunque in 3. E quindi ne hanno uno in meno. E le persone ci dicono: scusate ragazzi, ma con il successo che state avendo non potete comprare un microfono in più in modo che ognuno ne abbia. Perché è veramente stressante vedere Silvia doversi allungare e buttare sul microfono. Se ce lo dicevate lo portavamo noi da casa. No, questo sarebbe stato gentilissimo, ma non avrebbe risolto il problema. Allora vi giuro, faremo questo investimento, aggiungiamo un microfono. Ma per me ha il suo fascino. Ma Silvia si butta sul microfono perché ha la sindrome di quella che deve vincere la gara di tabelline. Cioè lei, anche se ne avesse uno suo, comunque farebbe. E poi volevo dirvi che. E poi Ti sei messa al centro, come vedi? Sembrate il Volo, tu sei Piero, vedi? Tu sei Ignazio, Volentieri. tu sei il più carino, vedi? Perché se ne parte il saccentino è proprio wow. Eh sì, deve proprio buttarla fuori, o no? Vabbè, sempre. No, 7 per 8? Guarda, se ti va male rispondi. Grazie. Rispondi L'abbiamo rimessa al suo posto. rispondi asino cotto, cadi in piedi. asino cotto. Ma la matematica Non è il mio mestiere. 56. Quanto fa 7 per È la più infame di tutti. è la Sì, brutta, è brutta. 56, sì, però è la più difficile di tutte. No? Anche 9 per 8 Sì. è difficile. Ma io sai come ci sono arrivato? 6 per 8 48 e 8 56. Sì. Non è che Sì, va sempre fatto un trick. Benissimo, andiamo avanti perché non vorrei essere interrogato. No, guarda, qua di numeri abbiamo le date del vostro tour, perché i ragazzi sono passati a trovarci prima di partire per il mondo. Parte il tour Sud America, America Latina, Stati Uniti, Italia ovviamente anche, e poi 24, 26 e 27 settembre per il 4º anno il concerto evento Tutti per Uno, che quindi insomma vi tiene belli impegnati. Volevo sapere come state prima della partenza per il tour, perché immagino ci sia la felicità di esibirsi e incontrare i propri fan, poi però i viaggi dipende sempre in che momento li fai, no? Ci sono dei momenti della vita in cui hai voglia di andare a viaggiare, ci sono dei momenti della vita in cui te ne staresti anche a casa tua se non avessi da lavorare, no? io non ho mai avuto voglia. Allora, questo è il momento della vita in cui sai qual è il primo concerto. Sì. Sappiamo che il 3 marzo ci sarà il primo concerto a Città del Messico. Ok. Però il giorno successivo, onestamente, almeno non so voi, io non so dove andremo. Quindi va Vabbè, bene, certo.
è prima Monterrey, data. Guadalajara. Sì, Vediamo. i primi Sì. sì. Però prima magari qualche anno fa sapevi tutte le date, i posti in cui cantavi, adesso so solo dove sarà il primo concerto e poi E l'ultimo? Da qualche parte mi porteranno. Esatto, so Sì. che l'ultimo sarà in Cile. Poi diciamo che è un momento perfetto per viaggiare per Ignazio che ha appena avuto un bambino. Sì. Tutto vorrebbe fare tranne che partire. Però No, vabbè, Va bene anche. ma perché comunque fa tutto parte della mia vita. Adesso mio figlio è parte della mia vita, però diciamo siamo stati abituati a dare anche priorità al lavoro perché diciamo dobbiamo tanto a chi ci segue da anni. Non è facile, specialmente adesso che siamo stati a casa 2 mesi, che siamo riposati, quindi disabituarmi del fatto di svegliarmi alle 5 di mattina o addormentare il piccolo a non farlo per un mese, quindi sarà... Vabbè, quello potrebbe essere l'unico lato positivo forse di andare. O ti piace proprio No, no, svegliarti mi la piace. mattina? Ah, ti no, piace? no, mi piace. sì, sì, Assolutamente. lui è un papà incredibile. E veramente. portartelo non sarebbe il caso anche per lui, no? Diventa uno ma c'è sbattimento 5 mesi e tremendo. mezzo, Sì. Cioè non è il caso. Sì. Ho la fortuna di avere una moglie molto intelligente. Quindi... E a lei spiace invece non venire con No, te? no. No? Gli frega. No, posso Anzi, dirti. dici, c'ho più tempo per me, vai via. sì, mi organizzo. Però è anche stressante seguire, sarebbe impossibile, perché ogni giorno una città diversa, va bene i primi 3 giorni, ma poi dici, No, più che altro la cosa me ne peggiore. torno a casa. La cosa peggiore è che siamo dall'altra parte del mondo. Cioè, quindi non è che siamo in Europa e dici, vabbè, ma non ci sono voli, vabbè, prendo un volo privato, vado a casa. Dall'altra parte del mondo è complicato faticoso. perché ci vuole un sacco di ore, almeno minimo sono 12 ore Sì, di e volo poi per è arrivare a veramente casa. stressante stare con loro tutto il tempo. Con i bambini? Con loro. Ah no. Sì, quindi quella è la cosa un po' che se succede qualcosa... No, sono è vero, ma poi stanchi. guarda, una cosa che ho imparato dei bambini, di tutte, ci sono 1000 regole, 1000 teorie, è che soprattutto all'inizio in quell'età lì un minimo di regolarità ce l'hanno bisogno, quindi portarli, spostarli, No, fusi orari, non ha cose, senso. diventerebbe Non una ha roba da senso. pazzi. Ecco, questa è la fase della vita in cui mi sento fuori luogo nelle interviste, perché si parla solo di figli. Ecco, lui è cambiato tanto da quando è diventato papà? No. No. Sempre il solito. No. E a voi racconta? Ma no, è diventato più docile. Prima era più istintivo. Ignazio è sempre stato quello un po' più istintivo, no? Trasparente. Che sono le parole belle per dire? Dilla tu. No, non lo so, Non mi lo sembravano. Sai quando ci vuoi Invece, girare intorno? beh, considera che quest'anno festeggiamo 17 anni di carriera. Abbiamo cominciato a cantare insieme quando avevamo 14 anni. Cioè, fra un po' raggiungiamo i Pooh praticamente. No, ma pensa a crescere insieme a quell'età, attraversare la fase dell'adolescenza facendo concerti, girando il mondo, imparando le lingue, i primi conflitti, perché siamo 3 leader, quindi ognuno voleva avere ragione, ognuno voleva magari primeggiare, c'era, no, gonfiavamo un po' l'ego. Poi, Sì, certo. piano piano abbiamo smussato questi angoli un po'. Devo dirti che oggi abbiamo un rapporto meraviglioso, ci vogliamo bene, ascoltiamo. Parla per te. No, ci vogliamo molto bene. Cioè, che cosa rara, 17 anni di matrimonio lavorativo, no? No, immagino, guarda, oltretutto, poi vabbè, mi conoscete, sapete per me quanto le boy band siano una cosa che io ammiro molto. Voi siete gli unici, secondo me, che sono riusciti a fare qualcosa che in Italia non è mai realmente esistito, no? Cioè, siete partiti inizialmente come solisti, poi siete diventati un gruppo. Ultimamente sto guardando il documentario dei Take That, che racconta tutti dei retroscena che le persone non sanno, non vedono. Noi li abbiamo sempre visti su un palco sorridere, essere felici, eccetera eccetera, e poi c'è tutto il retro di quel lavoro lì, la difficoltà di andare d'accordo per forza, cioè, ma anche banalmente chi ha una famiglia sa quanto è difficile andare d'accordo in 4, no? Quindi è complessa quella roba lì, immagino. Sì, Però, no, scusami, sì, vai. in un gruppo la cosa più importante è riuscire ad ascoltarsi e più che altro trovare sempre un compromesso. E magari nei periodi, sto guardando anche il documentario dei Take That, in qualche modo poi ti rendi conto che quando c'è magari un periodo difficile o magari non tutti i giorni si è uguali, magari ci si sveglia con la luna storta, i nostri sono problemi facilmente affrontabili. Non c'è uno dei 3 che fa uno stile di vita Completamente fuori sede, sì. Allora lì sarebbe un grosso problema. Noi 3 è solo uno stato d'animo che poi passa nelle 24 ore e si supera facilmente. Ecco, non abbiamo mai avuto un problema serio da dover affrontare. Idee diverse, e poi alla fine, come tutte le famiglie, tutte le relazioni, si va a dormire con i problemi risolti. Ma vi siete mai menati? No, mai.
Cioè, veramente. È volato qualche gambero in Sì. Canada, però vabbè. Qualche calcio all'inizio. Ah, food fight? però. Io Fight voglio a tavola. fare gambero. Chi tirava più lontano il gambero? Immagino. No, un nuovo gioco, questo è interessante. Però no, vi confrontate mai sul futuro vostro? Cioè vi trovate mai a dire Sempre. cosa faremo? Andremo avanti insieme tutta la vita? A un certo punto uno farà una cosa diversa, magari uno fa una cosa diversa ma tenendo il gruppo e poi ogni tanto ci ritroviamo. Cioè, ci pensate? Sì, assolutamente sì, anche perché penso possa portare solo del bene al gruppo, se è qualcosa di qualità, perché poi alla fine il nostro obiettivo è stato sempre quello, no? Cercare di riuscire a creare un prodotto, dei contenuti di qualità, diciamo la nostra linea guida, quindi se è qualcosa che porta qualità al gruppo poi assolutamente sì. Però ecco, è sempre un lato difficile, no? Perché siamo in un mondo sempre più social, no? Sempre di apparenze, e quando si scrive qualcosa ognuno la interpreta a modo proprio, ecco. E se sui social scrivi farò una cosa da solo, già si sono divisi, Certo. cioè questo è l'immaginario, Sì, quindi sì. bisogna stare anche un po' attenti, perché comunque noi abbiamo sempre dato l'esempio di unione, dello stare insieme, dell'unione fa la forza, di fare le cose insieme. Poi si può malinterpretare magari quando uno vuole La fare grande, qualcosa. la grande lezione che mi hanno insegnato loro, la vita in gruppo, è che come in ogni cosa si è una squadra, come in famiglia. Cioè, devo riconoscere le mie potenzialità ma anche i miei limiti con umiltà, e dove non arrivo io arriva l'altro. Imparare a delegare senza sentirsi inferiori o senza sentirsi più dell'altro. Ognuno ha la propria personalità artistica e personale, no? E appunto l'unione fa la forza, questo è il punto. Sì. Ed ecco perché secondo me abbiamo retto fino a 17 anni di carriera. Di questa cosa che mi dicevi, perché potrei scrivere un'enciclopedia sulle boy band. In un altro documentario sui Backstreet Boys, un'altra cosa che mi aveva sorpreso, perché appunto da spettatore non me ne ero mai reso conto, è che all'interno ci fosse un conflitto tra i due biondi, Nick e Brian, su chi dovesse cantare di più o di meno, no? Cioè che effettivamente sono queste dinamiche che li vedi, per te sono così, non ci pensi, oppure quello che non canta mai, che per me è sempre stato quello che non canta mai, ma lui soffriva tantissimo di questa cosa che non cantava mai. Voi siete equamente divisi, no? No, all'inizio c'era questa cosa, Ok. all'inizio era molto 33, come una Sì. società. Sì. Era Rimaneva l'SRL, quell'1% e si litigava su quell'1%. l'SRL. Quelli erano Periodico. cori, quelli erano i cori. quelli l'SRL la riportavamo sulle canzoni, uguale, stessa col commercialista cantavamo. Sì. No, all'inizio era un po' così, si soffriva un po' di più, però mancava l'esperienza, mancava anche il conoscersi per bene, anche come diceva poco fa Gianluca, se riconosci i tuoi limiti allora fai la divisione di un brano in 2 secondi. Sì, sì, Ma pensando adesso- a quello che serve e a non quanto canti tu. Sì, nello adesso stesso- i confronti non sono più chi deve cantare quale parte, ma i confronti e le idee sono più settate sulla set list di un concerto, cosa cantare, se fare più brani da solista, se fare duetti, molto più sull'impianto dello show. Ma io sono stato sempre sereno e tranquillo. Io non sono i tenori sono loro, io ho un'estensione baritonale, quindi io inizio tutti i brani e poi se li dividono loro le parti. Infatti lui dovrebbe guadagnare meno. La cosa è che lui dovrebbe guadagnare Gli meno. acuti li fanno loro, io sono certo. bello Sì, sì, tranquillo, tu durante i concerti tu dai io l'inizio. sussurro. Tu dai l'inizio. No, e la cosa l'aggravante è quando magari sta male in tour e non ha la voce, canta la mia parte. Come? Pure quella devo cantare. Perché le parti loro io non le posso cantare, quindi se si Capito? ammala Ignazio. Ecco, capito? posso dirti che è un grande vantaggio di essere in 3. Noi non abbiamo mai cancellato un concerto per certo, mal di uno stato gola o di giù la- salute, certo. mal di gola, perché alla Toccatevi fine in questo momento. Come? Toccatevi. dico, No, già facendo, ma non si è visto. Non si vede. L'ho fatto in modo molto. però ecco, Sì, riusciamo sì, ti a puoi portare a spalleggiare. casa, sì, ti sì. puoi spalleggiare. E la questione che dicevi tu, deve guadagnare di meno. Beh, dei soldi, avete stabilito una regola all'inizio di vedremo sempre tutto per Puoi 3 sapere. o c'è chi scrive questa No, canzone no. prendi i Ma diritti di perché noi questa? non Chi scriviamo- la fortuna tra Sì, virgolette certo, è è- che non siamo autori, ecco. Sì. E magari adesso ultimamente stiamo dando un po' più idee, abbiamo l'idea di cosa vorremmo fare, Sì. però non scriviamo canzoni. Ok, quindi è più nostre. facile. Sì, 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 sì. Beh,
Sì. Ma sì, siamo in tre leader. Alla fine Però sì. rimane il fatto certo, che dovrebbe certo. guadagnare meno. Però ormai il conteggio a parola è già lui, è ti un'abitudine. Sono il condanna. più furbo dei tre. Esatto. Che impressione vi siete fatti, se ve la ricordate ancora la prima volta che vi siete visti? Uno stronzo. Mamma mia. Perché lui allora faceva Il parte fighettino, capito? del gruppo dei fighettini, capito? Sì. Cioè lui era il fighettino che stava con il gruppettino che guardava dall'alto gli altri. Noi invece eravamo un po' più Ce ne fregava niente. scialla, tranquilli, tranquilli. E mi sembra che non se la siano legata al dito comunque, cioè ti stanno No, ma glielo diciamo tutti i giorni, quindi lo sa. Non hanno pesi. No, però diciamo poi ci siamo conosciuti e diciamo la nostra relazione si è creata col tempo, non subito. Perché penso che la cosa più importante di un gruppo che li tiene insieme è un obiettivo, è un interesse. Quando finisce quell'interesse comune si sfasciano Certo. le band. Infatti tutte le band quando fanno i soldi e non hanno più stimoli si lasciano. quando Perché finiscono i soldi, reunion. quando fai la reunion, capito? Ma è sempre così. Certo. E quindi Ma infatti noi siamo, Poi cioè, finiscono stiamo le insieme per quello. Reunion? Basta, sì. sì, e quindi siccome noi tre abbiamo un obiettivo comune, che è una sfida molto più difficile rispetto a tutti gli altri, perché comunque il bel canto è un genere musicale che non è fatto da tante persone. Esiste l'opera, ma è fatta nei teatri, l'opera non è commerciale, quindi il bel canto è diventato commerciale grazie ai primi tempi con Pavarotti, poi con Andrea Bocelli, e noi stiamo dando solo un continuo di quello che è la bellezza del bel canto, che è un patrimonio dell'umanità, è un patrimonio dell'Italia. Questo paese, cioè. E quindi pensiamo che la forza sia che alla fine ci siamo solo noi. E quindi quell'interesse di far arrivare alla nuova generazione il bel canto, che non muoia questo genere musicale, è forte. E quindi questo ci tiene molto uniti. Dicevate, il rapporto è cresciuto nel tempo, che immagino sia così, no? Che ricordo avete di quelle cos'era? Ti lascio una canzone? Ti lascio una canzone. Sì. Cacchio, Madonna. Sono passati 2009. 17 anni. E che ricordo avete? Chi è stato che è venuto da voi e vi ha detto: ragazzi, bravissimi, però la nostra idea è quella di unirvi? Cioè, Roberto Cenci. che reazione avete avuto inizialmente di fronte a questa cosa? Roberto Cenci alla quarta puntata ci fece cantare O Sole Mio. Sì? È stato anche un gesto naturale quello di andare a vedere l'esibizione dei tre tenori, Pavarotti, Domingo e Certo. Carreras. Quindi avevamo 15 e 16 anni. Io 14 ne avevo. Io 14. No, io dovevo ancora compiere 16 anni. Quindi era aprile, il compleanno era giugno. Tu comunque hai un anno più di loro. 15 e 14 Sì. anni. Sì. Sì, Roberto Cenci ci fece cantare O Sole Mio, e poi da lì con Michele Torpedini e Tony Reni siamo andati negli Stati Uniti. Questo è l'unico ricordo che E che effetto faceva a quell'età essere dall'altra parte del mondo? Cioè, è un viaggio che di solito uno lo fa a 18, 19, 20, cioè eravate tutto un molto sogno, piccoli. Era un sogno, ma Non era un con sogno, la non totale- capivamo un con la cazzo che totale- diverso. sì, con la totale inconsapevolezza, perché non coscienza. andavamo negli Stati Uniti a fare i turisti, andavamo negli Stati Uniti da protagonisti. Certo. Perché ospiti da American Idol, ospiti nei programmi più importanti, con le persone magari più conosciute del No, ma la pianeta. cosa bella è Era che c'era una barzelletta che che raccontava sempre da piccoli, no, sai, in America c'è tutto grande, in America è tutto dentifricio, Coca-Cola di 2 litri, cioè le strade sono grandi. Poi siamo arrivati in America, a Miami la prima volta, e tu ti vedi i taxi che vedevi solo nei film. Sì, certo. Perché i taxi Quando c'erano i taxi. Quando, vabbè, sì. Sì, noi E siamo- poi ste strade larghe con 4-5 corsie e ti sembrava di stare dentro un film la prima volta. Scusa, e come finiva la barzelletta? Fatti cazzi. Voleva dire le strade. Si è rivendicato col 7x8. No, era le strade le chiamano strette, invece sono larghe, street, diceva lui, capito? No, sì, Quella roba vabbè, lì. finiva solo Con delle volgarità? Però noi siamo con la supposta. Ah, certo. Però noi certo. siamo passati dai banchi di scuola nel giro di 2 mesi a firmare un contratto con la Interscope Records, e nei party c'era Rihanna con i capelli rossi. Ti ricordi quel periodo di Sì, S&M? sì, sì, certo. C'era Cindy Interscope Crawford, Lady è Gaga, quella di Jimmy Iovine? Jimmy Iovine, esatto. Noi Hai visto il siamo stati- documentario tra di l'altro- Jimmy Iovine e Dr. Dre? Sì, qualche anno fa, Quella sì, come sì. Si era? sì. chiama So che a un certo punto era uno spottone alle cuffie Beats, era diventato, sì. Tu pensa nel periodo in cui Sì. aspetta, no, ma c'è una scena incredibile, perché che cosa in questi party che organizzava Jimmy Iovine con Dr. Dre, in cui stavano sponsorizzando Le cuffie, le Beats. cuffie, sì, Sì, sì. regalavano le cuffie all'entrata.
Cioè, tu pensa, io che una roba incredibile. 400 bombe di cuffia. 400 esatto, e te le regalavano lì noi a casa all'eravamo. avevamo sì, certo. a casa avrò forse 10 paia di Beats mai utilizzati. Sì, sì. Sai le casse Bose? Perché Certo. era l'anno in cui andavano. Beats. Beats. In quel periodo Jimmy Iovine fece un progetto con un fotografico dove fotografava i culi praticamente, Ok. e lo chiamò Culo. Sì. E lui a casa sua fece un party con tutte le foto. Tu pensa che assurdità, E poi ogni tanto qualcuno lo vanno a prendere di queste cose. Di fare i party una un roba po' che- così. Ogni tanto. No, lui tra le altre cose Iovine, giustamente come si dice in America, qui è sempre Iovine perché comunque era italiano. L'ho appena visto anche per dire l'importanza di questa figura in aereo. Ho visto l'altro giorno il film, quello su Bruce Springsteen. In molti film musicali c'è la sua figura perché lui ha deciso quasi tutto di quello che succedeva, che era contrario all'uscita di Nebraska di Bruce Springsteen, perché dicevamo è un disco folk e noi vogliamo Born in the USA, che l'aveva già registrata, deve uscire con quella, e niente, loro sono opposti. Però mi ha fatto sempre riflettere il percepito che ha questo genere musicale all'estero, specialmente in America, rispetto all'Italia, no? Perché comunque è una follia se pensi che gli americani non conoscono De André, non conoscono Battiato, non conoscono quel tipo di musica italiana che richiede un certo tipo di contenuto nella nostra cultura proprio, non solo nella musica ma nella letteratura. Abbiamo una profondità. Devi anche comprendere il testo. Sì, però, sì, di quei abbiamo, brani, no, dico altrimenti appunto, c'è abbiamo poca una melodia. profondità tale che ci fa vedere la musica e il bel canto come un virtuosismo sterile quasi, diciamo, no? Quando in realtà non è solo così. Essere interpreti vuol dire dare voce, vita a un repertorio eterno, quindi abbiamo bisogno di una grande responsabilità. Però in America questo genere è idealizzato, è visto come irraggiungibile, tanto che a Las Vegas, al Bellaggio, fanno una riproduzione di Venezia perché ha un'attrattiva diversa, e noi lo abbiamo compreso, con la differenza del pubblico italiano o magari dei giornalisti italiani, che posso capire anche un certo tipo di pregiudizio, no? Perché creare una canzone da zero e apprezzare ovviamente un cantautore è diverso rispetto a un cantante che canta il bel canto e non inventa niente di nuovo. Ma in realtà c'è un'invenzione costante, un'interpretazione ogni sera, ad ogni esibizione, e anche noi stiamo cercando di costruire il nostro repertorio comprendendo Per portare quelli che... ma comprendendo anche che questo genere musicale a livello di testo e di contenuto non è all'altezza magari di tanti cantautori italiani, e ovviamente in America non comprendono nemmeno il testo, hanno bisogno di un certo tipo di bel canto ed fa parte della nostra cultura. L'obiettivo futuro nostro è anche quello di eventualmente lavorare su un repertorio nuovo, dando peso anche a ma quello non tutti che... ascoltano la musica per No, ascoltare dando il peso testo, anche a cioè, certi nel senso- contenuti. Sì. Abbiamo- E poi forse loro sono anche attratti da questo genere perché a loro manca. Certo, Cioè, mentre magari per noi De Gregori è importante, ma loro hanno Bob Dylan e quindi ne possono fare a meno, a loro quello che fate voi manca un esatto, po', ma no? è una follia. Se dovessero veramente ascoltare i testi di Battiato, ma c'è bisogno anche di strumenti Sì, certo. emotivi, intellettuali, che forse Sì, solo sì, in sì, Europa abbiamo. impegnativi. Sì, Pochissimi artisti americani, Bob Dylan e Leonard Cohen, hanno raggiunto quei livelli altissimi ai livelli di De André. Però ecco perché secondo me ha apprezzato Bocelli, Pavarotti e tanti altri. Sting e Bono hanno accettato di duettare con Pavarotti nel Pavarotti and Friends, ed è l'unico artista italiano che cantando in italiano è riuscito a portare la nostra cultura all'estero. Che figo Pavarotti. Però Ogni tanto noi ci scusatemi, guardiamo. Dimmi. Posso chiedervi, ma il vostro ruolo dietro quella scrivania qual è? Quello di Allora, annuire? di solito noi parliamo di più, però voi siete tanti e... 7 per 8? 56. Esatto. Però se me lo chiedi tra un'ora non so già più. Sì, perché di solito è molto bar qua, nel senso, cioè sì. sono 4 amici che ne invitano un altro per parlare, essendo voi in 3, sì, Però sono già non tanti. cioè, nel senso, loro ci sì. interessa sapere cosa avete da dire da più voi, e forse facciamo casino. Però ho una domanda, quindi Dica. ti ringrazio per l'assist. No, trovarsi davanti al pubblico americano è diverso, cioè immagino che sia diverso, ma mi chiedevo che tipo di energia diversa c'è tra un pubblico americano, un pubblico italiano e un pubblico giapponese. È completamente diverso in qualsiasi posto. C'è anche il pubblico sudamericano. Ogni continente, ogni posto del mondo ha un modo diverso di reagire. Volevo aggiungere una cosa che ha detto poco fa Gianluca. Magari è un problema tutto nostro, quello di giustificare il motivo per cui cantiamo il bel canto. No, non perché era una magari giustificazione, in Italia no. in qualche modo è stato anche perculato cantare il bel canto all'estero, È stato? cantare continua forse adesso e forse
viene anche descritto vecchio, definito vecchio. Noi cantiamo questo genere musicale perché in qualche modo lo sentiamo nostro e ci fa star bene cantare. Poi il volo, i concerti, tutto quello che è arrivato, Jimmy Iovine è arrivato dopo, ma è nato perché lo sentivamo dentro, quindi per questo motivo cantiamo il bel canto. Poi tutto si è amplificato, evoluto, e quindi stiamo cavalcando questa cosa. Ma voi nei vostri ascolti privati ascoltate bel Ma canto? certo che lo ascoltiamo, anche per informarci, scoprire cose nuove e proporre cose nuove, anche perché è stato scritto così tanto in passato, non devo venire qua a fare una lezione di chi era Puccini, Verdi o Mascagni, ma il bel canto oggettivamente arriva fuori, arriva in Giappone, arriva in America, arriva in Sud America, pur non conoscendo il testo, non comprendendo il testo delle parole. E ti dirò una cosa. Voglio rispondere alla sua domanda. È una melodia, la forza di questa melodia è così forte che in Giappone, magari all'inizio ci scherziamo sempre, la prima volta che abbiamo cantato in Giappone, che siamo andati in Giappone per una botta di culo. Sai perché noi cantiamo in Giappone? No, evidentemente no, Piero. Sì o no? Dicelo, Piero, dicelo. Adesso Perché Piero si è spogliato in piazza Osaka. No, scherzo. No, perché per stare in tema con le Olimpiadi, il pattinatore sul ghiaccio campione del Giappone, per dire Carolina Kostner, giapponese, vai a cercare e prova a pronunciare il nome, io non ce la faccio, ha vinto la medaglia d'oro pattinando su una nostra canzone, su una canzone cantata da noi. Quindi quella è stata la Poco svolta hanno per fatto i noi in ragazzi Giappone. italiani adesso, no? Esatto. E quindi il pubblico giapponese ha un modo tutto suo per ascoltare questo genere musicale che a volte mette anche in dubbio il tuo stato Ma d'animo. poi puoi a dire, aspetta, prescindere piace o non piace? l'opera, il bel canto in Giappone è rispettato. Infatti oggi nel panorama della lirica tu non sai quanti tenori Giapponesi, asiatici cinesi. ci sono. Ah, sì? Ed è una Ma cosa hanno nuova degli ultimi anni? delle E sono bravi, voci della Sono bravi. Madonna. Bellissime. Che cantano in italiano. Però vi dirò una cosa, io non so qual è la vostra percezione, ma io penso che il bel canto, il pop cantato serio ritornerà. Perché un po' tutti si sono rotti i maroni di sentir solo parlare velocemente. Autotune, sì, eccetera. Il progetto di Rosalia è stato molto coraggioso, magari non è quello più commerciale, sì, ma sì, è autenticità, non Per me vendersi solo andiamo al mercato. verso un'era dove la musica cantata verrà apprezzata di nuovo. Sì, ritorna. Se posso aggiungere una cosa, No. proprio a livello... No, perché secondo me, ad esempio, è come i romani che vedono tutto il giorno il Colosseo. È come gli italiani che magari non riescono a dare un'importanza a quello che hanno, e ovviamente un giapponese arriva in Italia, guarda il Colosseo e rimane estasiato. Ecco, La diciamo stessa prima, cosa è quello che non hai. è Cioè, quello del sì, bel sì. canto, è la stessa identica cosa. È normale che venga più apprezzato perché non ce l'hai, lo idealizzi e quando lo vedi rimani Ma scioccato. penso che sia più un problema tuo che degli altri. No, dico... No, Ma perché poi facevano spesso- rosicare queste critiche, magari il fatto che il bel All'inizio canto sì. venisse un po'. All'inizio sì, vabbè. dispiaceva vedere magari qualcuno che si permetteva di dire, però siamo liberi di dire e pensare quello che vogliamo. Però c'è un'intervista di Geolier in cui parla del padre. Non l'ho vista. E il padre gli ha detto al figlio, a Geolier, la vita in napoletano. in napoletano, La vita- è come il teatro, ognuno di noi svolge il suo ruolo. Quindi noi, il nostro ruolo nella musica è quello di portare avanti il bel canto, perché ci piace, lo facciamo con passione e abbiamo i nostri obiettivi. Quindi mi sento di dire abbiamo smesso ormai di giustificare il fatto per cui cantiamo questo genere musicale. Poi Ma e invece, dicevamo prima che lo ascoltate così, fuori da questo genere cosa vi piace sentire nei momenti liberi, in viaggio, quando siete in giro? Io ascolto pochissima musica. Sai, ci sono volte che mi innamoro di un brano e l'ascolto A ripetizione sì, a loop, ripetizione anch'io. a loop. E infatti ti capita mai con Spotify alla fine dell'anno che ti dice i brani che hai ascoltato, e ce ne sono alcuni che dici vabbè, ma sono matto, cioè sono sì, chiaramente sì, matto sì, per sì, aver 16 ascoltato anni, 25 così tanto questa stessa canzone senza aver ascoltato tutto il disco. Sì, anch'io sì, faccio sì, così. Sì. stamattina in auto è passata questa canzone che è famosissima, però Hai shazammato? no, la di sapevo. Lou Reed, Perfect Day. Ah, certo. Secondo voi ci tirano giù il video per questa cosa? Vediamo. Parlaci sopra, Non si può fare. Non lo so, Copyright. non abbiamo mai capito se con questo momento ci tirano giù il Se video. YouTube, sentendo il pezzo di canzone, Il signor YouTube che è lì che Oggi ascolta finalmente lo tutto. scopriremo. Oggi sarà la volta in cui Scusami, volevo agganciarmi al tuo treno che mi sembra molto interessante.
Perché quello che abbiamo detto noi niente. Ragazzi, il mio è un come treno, nulla- il mio è un treno incredibile. Se vuoi non è un treno oggi, ma è un volo. Ok. esperto, giusto. Silvia, dovreste frequentarvi di più voi due, perché avete la stessa ironia. Il vibe. Sì. No, avete tipo un guilty pleasure, proprio una cosa strana che mai nessuno si aspetterebbe, tipo, guarda, a me Gli strip-on, tipo quelle robe lì. No, se vogliamo parlarne. Silvia, a maggior ragione. No, ma che poi è bello perché Divisi alla nascita. è bello, Intendi il gatto a 9 code? è bello perché ha detto strip, capito? Come si dice? È comunque un padre di Appunto, vedi, famiglia. no, certo, no, quello lì no. Strapon, com'è? Strapon, Strapon. Sì, venga messa agli atti che non l'ho chiesta io questa cosa. No, intendevo musicalmente, tipo qualcuno che magari nessuno si aspetterebbe mai, ma ok, non ascolto la trap, ma quella cosa lì di Tizio non mi è dispiaciuta. Allora c'è stato Cupido che c'è stato, lo ascoltavo. 8 anni fa, Cupido. No, poco fa sì. poco fa sono andato in bagno quando siamo arrivati qua e c'è la foto mentre fa il pipì di Catlan in copertina con Rolling Stones e sopra c'è Ozzy Osbourne, quindi Ozzy Osbourne scritto così piccolo e la faccia di Catlan. No, io enorme. credevo, che cosa mi ha detto? Tu hai nel bagno del podcast. Cosa ci devo fare, Nel ragazzi? bagno del podcast di Catalan c'è una sua foto della copertina di Rolling Stones del 2017 dove c'è scritto The Pop. Man Show. Volevo Sì. mettere 2 O per The Poop Man Show perché è sopra il water. Sarebbe stato Sopra bello. il water. Tra le altre cose è una foto, adesso se no sembro un mitomane, che ne ho tante ma ne ho tenuta solo una perché mi piace la foto, messa in bagno proprio dove si fanno i bisognini. Esatto, così ed guardi è a Catalan. disposizione di chi la vuole deturpare. Qualcuno ci ha già fatto un cazzettino Metto sopra, una O in cioè- più, metto una Però O in più. Puoi tranquillamente alla tua farlo. domanda, Ozzy Osbourne, c'è un brano dei Dreamer che ho ascoltato da forse se Spotify non c'era ancora Spotify. Senti questa storia di Piero al concerto degli? Ah, dei Guns N' Roses. Senti qua. Las Vegas, eravamo in tour con Barbara Streisand e la sera prima, quando siamo arrivati, c'erano i Guns N' Roses che cantavano all'Hard Rock Café. Quindi vado con un nostro collaboratore, Alessio Guerrieri, dice andiamo a vedere, quindi pago $80, mi ricordo ancora il biglietto dei Guns N' Roses. Saluto Ignazio, vado a vedere i Guns N' Roses, puoi venire? No, vai, niente. Lui eri fuori, non mi ricordo dove eri. Comunque arrivo al concerto dei Guns N' Roses e Axel lancia il fischietto. Ok. Perché lui lancia sempre Le al cose. palco. Alla fine lui su non mi ricordo quale brano, Paradise City, non mi ricordo quale brano, lancia il microfono. Quindi c'erano sti coriandoli, non si capiva niente. Vedo sta sagoma del microfono che sbatte sulla testa della persona che stava davanti a me. Arriva, mi cade sotto i piedi, lo prendo e me lo metto dentro le mutande. No, lo prendi. E Alessio, che è il nostro backliner, era contento, ti fa mettilo Dai, dentro le mutande, andiamo Nasco, via. Quindi cosa faccio? Prendo questo microfono, lo metto dentro le mutande, arrivano le persone e mi trovo in una situazione stranissima. I give you all money I have. Gente che mi minacciava. Quindi Alessio aveva anche la responsabilità, avevo 17 anni, mi prende sulle spalle e scappiamo fuori. E mi sono ritrovato adesso a casa ho in una bacheca il Microfono bello. Aneddoto definitivo. È incredibile, eh? Definitivo. Sì, con un retrogusto di Di burger, cheeseburger. Poi ha 17 anni. Proprio Fonzis. Gli spaghetti incident. Sì. infatti ti arriva a casa e non lo No, tocca- non toccare. non lo Me lo dico per te. Chi è la persona più famosa che avete conosciuto? Ignazio. la persona più famosa. Beh, i papi forse. Sì, Papi. Sì, voi fate sembrare papi. semplice conoscere i papi. Tutti li avete conosciuti, Poi abbiamo quelli... Francesco. Ratzinger abbiamo no, No, Ratzinger no. Ratzinger. Però il Papa Gatta. Il Papa. Sì, figo, secondo me questo è sai che figo. sì. Abbiamo Dici conosciuto. di questo, Questo cioè è perché Leone. l'ultimo Questo è il numero 1. Sì, Gli abbiamo portato il vinile ad un'udienza privata e il cardinale gli fa Sua Santità, loro sono sì, vi conosco ragazzi, vi ascolto da quando eravate. Ho detto tu mi piaci. numero perché è uno. americano. La quindi prossima lui ha- volta che ci Perché vediamo vi farò Piero è firmare così, veramente- se lo riconoscono allora gli piace la persona, se no gli sta sul cazzo. Quando dicono il volo, numero 2. sì. No, prima venendo in qua stavamo parlando di quando in Australia loro due sono andati a vedere il Rigoletto all'Opera House. No, la Traviata. La Traviata all'Opera House. All'Opera di Sydney. A un certo punto Piero voleva fare un video per mandarlo comunque e uno dietro gli fa il telefono In inglese. No, in inglese. Durante l'opera. Non gli ha detto No, mi fa così, eravamo noi due seduti insieme, mi fa turn off your phone, ma così con arroganza.
mi stavo per girare e mandarla a quel paese, però sai, un attimo di meditazione, dico, finisce il primo atto, mi giro. Comunque aveva ragione. Sì, non si può fare, sono stato maleducato. Quindi mi giro, invece di mandarla a quel paese, da paraculo gli faccio, mi perdoni per poco fa. Insomma, siccome Piero è sempre così, che c'ha il culo di incontrare persone, sempre contatti pazzeschi, sai chi era questo? Chi era? Il direttore dell'Opera House, dopo è venuto al nostro concerto l'indomani, adesso siamo in Lui è Gastone praticamente. È una roba E via impressionante. un contratto milionario con l'Opera House. esatto. italiano. È incredibile, Italiano. è incredibile. È la sincronicità di Piero Barone. E facciamo un evento privato a Monte Carlo, in una cena così, e lui si ritrova a cena con delle persone e fa: di dove sei tu? Di Sicilia. Dove? Naro. Sì, Mio guarda, nonno era di Naro. il paese in cui sono nato mi riporta. L'autista di Tampa, ti ricordi, in Florida? L'autista, è arrivato un Uber su quanti siamo? 7 miliardi? No, siamo 7 miliardi. Sì, giù di lì. L'autista era del mio paese. Pensate. Sì. Ma secondo te è vero? Perché quando sono in America anche a me dicono sempre tutti che sono quantomeno piemontesi, quelli Allora che incontrano. succede anche a te, non è solo lui. No, io ho il timore che ci prendano in giro. Cioè vogliono, no? Secondo me vogliono, siccome gli piace l'italiano, forse vogliono dicono, anch'io. Fare sì, fighi. anche sì, secondo me sì. Forse sì. Perché anch'io trovo assurda la probabilità con cui ti capita questa cosa. Imparano l'italiano apposta per fare. Pensa che quando ho fatto la maratona di New York ho incrociato un italiano. Eccomi qua. Voi? Sì. Sì. No, io più che altro mi ero Aveva messo. una birra? In Sì, mano? sicuro. Sicuro. Io mi sono appostato nel mio pub di fiducia davanti al quale passava la corsa, in attesa di veder passare anche Piero, che avevo visto che era lì. Ma hai che si- pensato di andare a vivere negli Stati Uniti? Mi piace da sempre. In questo momento temo di aver passato il periodo in cui è una cosa concretizzabile. Cioè, nel momento in cui hai delle bambine che vanno a scuola qua, spostare figli. tutto. Sì. Sì, stiamo vivendo un Spostare periodo tutto. Sì, poi oltretutto tranquillo non è, in America. esatto, No, non è beh. neanche il momento forse migliore. Però continua a essere una cosa che mi piace, cioè, perché anch'io, come dicevate voi prima, sono nato anch'io con quel mito lì. Quando ci vai vedi le cose che vedevi da bambino, ti sembra di stare a casa tua pur essendo dall'altra parte dell'oceano. Cioè, a me quella roba lì piace tantissimo. Voi ci avete mai pensato di trasferirvi, proprio cambiare? Sì, però... Cioè, nel Non ne senso, vale la pena. non è che abbiamo amicizie strette. Cioè, alla fine vai in America a fa che? Cioè, devi ricreare un'altra vita, conoscere tutti. È una cosa se vai con la famiglia, però anche lì. Cioè, più che altro a me piace l'idea adesso di prendere una casa magari a Miami, dove è vicino a Venezuela, perché mia moglie è venezuelana, quindi magari Siete più comodi da siamo quel più punto di comodi vista. anche andare lì. Sì, anche se è vero che non hai nessuno, ma ho scoperto una cosa che sapevo esistere ma non avevo mai provato sulla mia vita. Io quando vado a New York vai lì col pensiero di dire vado in città cosmopolita, bla bla bla. Volere o non volere, nel giro di 2 volte che vai si crea una community italiana, sì. per cui poi sei tutti lì insieme e stai con gli italiani. Un giorno vedi uno, un giorno vedi l'altro. Però per noi è un po' più complicato perché comunque ci dobbiamo incontrare, devi fare una televisione, alle volte arrivano delle interviste, degli appuntamenti magari che devono essere imminenti. Dall'America cosa fai? Sì. Le nostre vite sono Ma collegate. voi dove vivete? Ognuno in una città diversa? Noi due a Bologna. Ah. E io a Roseto degli Abruzzi. Come stai? A Roseto di Abruzzi. Perché è famosa? Perché? Che non c'è un cazzo. Cioè, No, è impossibile. Però allora è una città di quelle che proprio non c'è niente, sai citano sempre. perché Roseto aveva la squadra Sono di io. basket in Serie A. Bravo. Ah, può E essere. ha Ok. giocato Il Roseto Basket, Kobe gli Bryant. Sharks. Kobe Bryant mi sembra che Il ha papà giocato. forse ha giocato lì? No, Kobe Bryant. Bryant. Ah, lui, Kobe Bryant. Non ha giocato con Roseto. No, No, in però in Emilia Abruzzo. Romagna. No, in Emilia Abruzzo. Romagna. In Abruzzo. Sì, beh, il Roseto Basket ha una storia. Oh, sì, Allora magari per Tra l'altro quello, saluto sì. tutti i giocatrici e le giocatrici del Roseto, che è in A1 è la femminile, tra l'altro. Ciao ragazzi, in bocca al lupo. Ciao, in bocca al lupo. Da 3 forte. Però sì, abruzzese, forte e gentile, sono rimasto lì. Ah. E voi Bologna? Io sono nato a Bologna. Ah, tu sei di lì? Ah. Come si sta? Benissimo. Vero? Paesone. Esatto, mi dà. È una di quelle città che mi sembra abbiano la dimensione perfetta per me. Cioè, per cui sì. mi piace vedere. Io Cioè, ti vedrei a Londra, non so perché. Ti vedrei però poi, tu secondo me, alla sei fine a Londra. molto inglese, Perché c'è i pub, lo so. No, allora, tu sei metà. Allora, io ti vedo metà inglese, però metà californiano. Perché è biondo? Ce l'ha quella, è la Da natura del surfista, VJ. no?
col selfie in Ma mano. dov'è biondo? Ma no, ma ragazzi, ma lui è Beh, colori chiari, ma lui colori è tipico chiari. fan degli Oasis con la birra in mano al concerto. Sì, quello sì. dai. Però, per esempio, secondo me, in una città come Londra, ma in realtà mi capita già in una città come Milano, che non è gigante, anzi, scelgo un quartiere e sto lì. Cioè, per me la mia dimensione è quella del quartiere largo. Ma tipo Soho. Anche meno posh, però sì, cioè una roba così. Bologna mi sembra una dimensione giusta per me. È grande il giusto, però. Sì, Sai ma si perché? sta Perché bene. sembri un po'. Lo stavo cercando adesso. Joshua Jackson. Sì. Che è Pacey di vedere. Dawson Pacey Creek. di Certo, Dawson Creek. certo. Uguale. Ma quindi voi due vi frequentate e lui non viene? Quando, No, lui tipo, viene voi- sempre perché facciamo le riunioni a Bologna. Ah. quindi- No, però non ci frequentiamo così. Non vi frequentate? No, ma perché io sono uno molto casalingo. Io non esco quasi mai. Lui vive fuori Ho dal il mio centro. Lui vive nella sua caverna. Quando viene in centro non mi chiama. E ci Cioè, rimani vengo a male? scoprire che è in centro o dal parrucchiere o dalla pizzeria. Perché andate che dallo andate a stesso mangiare. parrucchiere? Ah, è venuto Ignazio. Come si chiama? Mario. Mario. Che cosa gli dite per i capelli? Il solito? No, fai O tu, fa- ma fai fai tu tu? un semi-mullet l'ultima volta che sono andato. sì, il vedi che c'è un po' di. mullet. Sì, sì. Ma sì, fai tu. Ma scusa, ma Bologna che giustamente è grande ma non grandissima, c'è tipo Cremonini, gente che vive lì. No, l'abbiamo Beccati, beccato io lo spesso vedo- in un io lo vedo ristorante sempre. dove va Io sempre. no, perché vivo fuori il centro. da Oscar. E meno male. Sì, ma Tu non vuoi vedere vedi nessuno. sempre- Stai lì isolato. Io sto sempre a casa. Usciamo per fare la spesa. Usciamo Cosa per fai a casa fare. tutto il Ah? giorno? Cosa fai a casa tutto il giorno? Ma ci abbiamo i nostri impegni, diciamo perché ci Hai uno svegliamo- studio di Sì, registrazione. vabbè, ci svegliamo tardi, perché comunque col bambino andiamo a letto sempre minimo, ci mettiamo a letto alle 2, 2 e mezza. E poi il bambino la notte deve mangiare, quindi verso le 5 prende il biberon E e chi si alza? lei fa la notte, perché io la mattina mi sveglio, ci abbiamo il cane, quindi mi sveglio, do da mangiare al cane, lo faccio uscire, preparo tutti i biberon. Però a camera insieme dormite. Non avete valutato di separarvi? No, ma perché io penso che sia una scelta da genitore. Ogni genitore fa la sua scelta. E siccome mia moglie piace e si sente bene dormire con il piccolo in camera. Quanti mesi ha adesso? 5 e mezzo. Ti piace averlo nel letto? Sì. A me dà paura. Da Cioè, morire. mia moglie, poi quando Pensavo erano leggermente. così. Prima che nascesse, gli dicevo a mia moglie: guarda, però nell'altra Guai. stanza, Sì, certo, mi raccomando, perché comunque noi la nostra intimità, ma poi te ne freghi dell'intimità. Sì. E devo dire, noi abbiamo sempre fatto così nell'altra stanza, poi però quando iniziava ad avere l'età, quindi anche a occupare un po' più spazio, per cui con i suoi piedi potevano venire nel letto, mia moglie era più no, io ero contento come una cioè mi piace proprio tenerli lì, sì, Ti bellissimo. cambia la vita comunque. Sì. Mortacci, sì. Possiamo dirlo. Poi avete figli? No. Perché l'hai detto? Perché Io lui ho l'ha detto. l'anatema. Chi hai tu? Un giorno dal niente Alessandro che vorrei fare. Ma tanto tu figli non li avrai mai. Ma così dal niente. Perché ti ho detto perché sei troppo vecchio? Sì. Ah. No, forse era un po' per come ti comporti, però. Cioè, stavo più valutando il comportamento. Per come ti Voi comporti, siete non gli sempre avrei. insieme. Aspetta, una domanda. Beh, passiamo tante ore al giorno, cioè siamo sempre qua, sì. Ha una domanda? Cantate tutti i giorni? Comunque sembra di stare a forum. Questo sembra scrivi tutti i giorni di Chelea Fedez. Ma voi cantate tutti i giorni? No, ma io E perché non cantate? I cantanti cantano, e perché voi non cantate? No, perché- ultimamente sto cantando di più. Perché ho deciso 2 mesi fa di iniziare a prendere lezioni di canto. E quindi sto cantando. Prima non le hai mai prese? È sempre stato istinto no, e. ma perché ho deciso di affinare di più la tecnica lirica. Ah. E quindi ho deciso di iniziare a studiare la Hai tecnica iniziato una lirica. carriera solista praticamente. No, ma perché io sono una persona molto particolare, perché quando faccio qualcosa lo faccio bene, ho le mezze misure, se sono costretto le faccio, ma non è che mi va a genio, mi crea imbarazzo non riuscire a fare qualcosa di cui non sono in grado, ecco. E quindi ho deciso di affinare la tecnica lirica, anche perché non l'avevo mai studiata. E quindi adesso sto cantando un po' di più. Prima facevo 1 volta a settimana, adesso sto facendo 3 volte a settimana. Però è bello anche a 30 anni, no? Quando tu puoi pensare che già sei in carriera, che hai già il tuo lavoro, le tue soddisfazioni, mettersi in gioco di nuovo è bellissimo, è stimolante. Sì. Stimolante.
Voi anche? Sì, cantiamo. Io tipo faccio una roba che se lo dico da TSO tipo, ma no, però praticamente quando l'altro giorno c'era un po' di confusione, allora a un certo punto mi sono chiuso in bagno, c'era un bel reverbero, 3 minuti mi sono cantato una canzone. Ma dov'eri? Per però? rigenerarmi, Al c'era troppo ristorante, casino. dov'eri? Veramente? Sì, mi sono andato in bagno e mi sono messo a cantare. Dice, questo è pazzo. Questo è Però pazzo. scusa, dove? Al ristorante? Sì, al ristorante, tipo, mi sono messo a cantare. La triste storia di un narcisista. E cosa hai Questo è pazzo. Grande amore. No, Battiato. Cosa? Sì, perché adesso lui no, È in perché fissa con Battiato. allora, no, Non in fissa con Battiato. lui è una persona estremamente va a periodi lui. Io non Iniziamo capisco da- se è peggio andare in bagno e cantare Battiato o andare in bagno e avere Catlan mentre fai la Le due contemporaneamente. È il mio Battiato, sai, è stato oggi, vedi? Ti No, presto una perché foto. lui è completamente strano perché ti parlo che lui è passato da Frank Sinatra, Elvis, poi ascoltare reggaeton tutti i giorni, tutte le ore. Ma questo tutti i succede santi quando minuti. sei in un gruppo dall'età di 14 anni, fermati. capito? No, questo succede a te. Non è che succede a tutti i gruppi. Dal reggaeton poi è passato, aiutami, non lo so Allora, cosa è sono quello che passato. ascolta un po' più Poi, musica un po' in più varia. È generale. andato a più De varia. André. Ah? Ok. Poi si è fissato un periodo con Justin Timberlake che non ci faceva Vabbè, più 2013, Ho cap- mamma mia. ma io sto dicendo Cioè, dal sto facendo 2009. tutta la storia del- sì, sì, tutta il la storia martirio che abbiamo e quindi Justin Timberlake Sì. poi è passato per altre robe fino ad arrivare a adesso che è iniziato con The End, e ora che c'è Battiato per lui è Dario Aita, come si chiama? Ha fatto un No, l'attore. Per 3 giorni è andato al cinema, tra l'altro faccio i complimenti a tutti, al regista, agli attori, perché ha fatto un'interpretazione di Battiato che è stata magistrale, mi ha emozionato. Poi è bello che ci sono stati delle piccole citazioni dai libri di Gurdjieff, di Fleur Jaggi, no? La paura del cielo. È stato bellissimo, non so se l'avete visto, andrà in onda su Rai 1, faccio pubblicità, poi mi raccomando. Perché è stato un film meraviglioso su Franco Battiato. l'hai prodotto tu secondo per caso? me. No, però Hai degli interessi di cui non ci hai parlato. Ci sono i diritti che non sappiamo? Ho pianto proprio. Sì, 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 no, Tutte le lacrime che avevo. Dopo, è stato- dopo la puntata ci fermiamo e ne parliamo un'ora, perché anch'io sono andato. Io dovrei stato andare a incredibile. Bologna, però ve lo lascio qua. No, a proposito di reggaeton, io ho avuto una discussione con Walter qualche giorno fa, dove ne sono uscito come un vecchio, perché ho visto l'halftime show di Bad Bunny e l'ho trovato un bellissimo spettacolo a livello coreografico e tutto quanto. Mi sono proprio reso conto che non capisco l'attrattiva dell'esibizione sua nello specifico. Cioè, per dire, quando poi a un certo punto usciva Lady Gaga, di cui, cioè, mi piace, ma non è che sono proprio un fan. Quando usciva Lady Gaga dicevo, oh madonna, che bella roba. Quando ha cantato Ricky Martin ho detto, finalmente, bene. Tutto il resto della performance io non l'ho proprio Ma capita. le canzoni, dici? No, è il modo che ha lui di cantare. Capito? Però cioè, allora, stiamo lui- parlando di allora- Lady Gaga, che ha una voce della Madonna, che canta qualsiasi cosa, dalla pappa col pomodoro fino a... No, però Bad Bunny, cazzo, è il più ascoltato al mondo. Ho capito, cioè, non però, è che dice ma uno non preso però così. Stiamo parlando di No, uno... ma non stavo parlando di voce, stavo parlando No, proprio no, di... ho capito, però parli di uno che ha al top mondiale, però quando lo senti... però a me ad dopo un esempio- minuto e mezzo ti rompi i coglioni. Ho trovato un po' questa roba No, qua. a me- Cioè, sono proprio affezionato comunque di base alla voce e al canto. A me in generale tutto ciò che c'è attorno a Bad Bunny, quello che ha costruito lui, perché secondo me lui è un enorme imprenditore di se stesso. Ma a me poi A me mi sembra piace, pure figo a me lui, piace, cioè, sì, poi- è figo, no, a me arriva. Ma nessuno mette in Poi discussione. parliamo- Poi parliamo di, prescindere dai gusti musicali, ha creato un personaggio in un periodo storico in cui in America adesso è delicatissimo, e lei è stato la voce di tutti i C'è anche latinoamericani. No, certo, ha portato C'è quel anche simbolo. E gli ha dato un booster enorme. non Scusami, so, quindi- perché sto ripensando sempre al fatto della voce. In realtà l'anno prima, quello di Kendrick Lamar mi ha fatto impazzire. Ma Invece. quello con tutte le auto? Mi ha fatto impazzire. Questa roba qua proprio non Ma riesco vogliamo a parlare di entrarci. Bruno Mars? No, certo. Poi No, sì, scarsi non li prendono a fare quella roba lì. Quindi sono Però tutti scusami, di un livello fuori dal incredibile. Super Bowl, a te piace Bad Bunny? Allora, non l'ho mai ascoltato tanto. Per questa cosa sono andato ad ascoltarmelo. Prodotto sul telefono in cuffia. figo. Sì, mi piace. Mi piace, cioè me lo ascolto volentieri Sì, così. è oggettivamente. Cazzo, dal vivo era dale, Sì, sì. Non si imitano gli altri artisti. Non stavo imitando. Chi sapete queste imitare? cose Chi sapete imitare? Cremonini, Venditti, Vai, Ramazzotti. Dai, fammi due imitazioni. Aspetta che poi Bad Bunny noi, che io lo chiamo Bugs Bunny,
come Liam che chiamava Asaprochi WhatsApp Ricky. Noi l'abbiamo conosciuto in una televisione di tantissimi anni fa a Miami, che era sconosciuto. Era appena uscita Il bagno con Enrique Iglesias. Sì. Vamonos per il bagno, che quella roba meravigliosa. Ed era un ragazzotto tutto vestito strano, perché era vestito strano, di giallo fluorescente, una cosa Vestito strano. Il ragazzo della Valle d'Aosta. Vabbè. Tutto vestito strano. No, comunque già me lo immagino come il nome del suo È una bellissima locandina. il mio timore è appunto che gli artisti e l'arte si giudichi per le apparenze piuttosto che per il vero talento. Ma dai, andiamo... ma tanti artisti Sì, per me sì. hanno basato la loro carriera anche sulla moda, su tutto ciò che c'è attorno. Ho capito, ma facciamo Allora, facciamo diventare grande quello che magari è qualcosa di normale. però gli altri possono dire tu canti bene ma non ti vesti bene. Ma che come c'entra? cazzo ti vesti? Non sei tutto vestito Ma io sto strano. parlando di arte. Come ti vesti? Ma Io sto anche quella parlando è di arte. arte. Anche quella è arte. Dite a fare in culo. Come disse il maestro. Battiato. Io fino a un po' vi seguo, poi basta. Battiato docce. Dite a fare in culo. Questo è Giorgio Gabber, no? O zio Giorgio. Non è che... Bellissimo. Ma eravamo alle imitazioni. Ah, sì. No, vabbè, No, per favore. Dai, Meno male che ce la scegli tu. vergogno, mi Cremonini vergogno, o mi Ramazzotto? Sono le tue scarpe ancora qua, ma tu te ne sei già andata. È così. Io volevo... Stavi dicendo, Ale? No, sono stato interrotto, ma in realtà non avevo niente di particolarmente intelligente. da dire. Sei sicuro che non vuoi fare un'altra domanda? sapere della storia del concerto, quello girato ad agosto. Bellissimo. Che meraviglia. Il concerto di Natale col cappotto. Sì, perché abbiamo chiesto a tutti di indossare i cappotti perché dovevamo simulare l'inverno. Abbiamo registrato questo concerto No, perché no. siccome siamo andati in onda la notte di Natale, onestamente io la notte di Natale voglio stare a casa, non fare i concerti. Quindi l'abbiamo registrato ad agosto, come in qualsiasi parte del mondo. Il 31 agosto, quindi era quasi settembre. Era quasi settembre. Vabbè, ma Un c'era giorno- stato un giorno, il 2 dopo. dicembre, dove Ma noi potevate- Dove? ad Agrigento, alla Valle dei Templi. No, però ragazzi, ma gradi noi- il 31 agosto? C'erano ad Agrigento? 37 No, gradi. non è vero. All'ombra. Però Cioè, quello lì però riporta al discorso che facevamo all'inizio dell'intervista. Però, ragazzi, che oggi si può malinterpretare tutto quello che scrivi, perché magari un coglione prende una notizia e la fa a modo suo. Però noi nel comunicato, fammi finire di parlare. No, ti dico- Guarda che Noi sei tu nel che l'hai comunicato- interrotto. Sì, perché noi nel comunicato del concerto c'era scritto con abiti eleganti. Ok, perché quando tu prendi abiti eleganti, comunque, per esempio gli uomini, Guanti abito eleganti, cappotti eleganti. Uno stile no vestuto strano. no vestito vestito tutto Vissuto. strano. pensavo mi stessi No, dicendo davvero, qualcosa in non greco, c'era- in latino, io dicevo, che è? Però noi abbiamo sempre registrato i concerti, a luglio in America, a Miami abbiamo registrato un concerto di Natale a luglio, il caldo, però è normale, questa è la televisione. E poi hanno montato questa cosa, ma posso dirti, io mi sono fatto 4 Ma risate. voi ma sul palco avete sofferto a stare vestiti con i cappotti Ma no, ad ma c'era Agrigento? anche Ma non c'erano i cappotti. Ah, non c'erano i Ma cappotti? non c'erano i No, cappotti. Tu sei uno di quelli che Beh, io crede alla- Sei uno di creduto. quelli che. Tu sei il boomer che ci crede. Sì, beh, Tu certo. sei il boomer che Sì, ma sai infatti cosa sto facendo? Non sto più leggendo niente, perché sennò temo di credere a quello che leggo. Sì. Ma è Sto quello evitando che di leggere dicevo tutto. prima, noi abbiamo solo scritto abiti eleganti. Nessuno portava Perché- i cappotti. Perché l'abito elegante per un uomo specialmente indica la giacca, capito? E quindi già quello lì va Abbiamo bene. chiesto la camicia non a maniche corte, perché il 24 sera se vedi a maniche corte devi venire al concerto, non vieni. Poi Cosa ha vuoi? tutto il senso del mondo, perché se vedi in TV una cosa a Natale, noi a volte registriamo le cose Cioè. 2 mesi prima, poi le mettiamo. Però la ragione era Certo che ha anche. tutto il senso del mondo. Ha meno senso registrarla ad agosto, però forse. No, però la ragione è questa: Cioè, si è che poteva fare in una stagione intermedia. purtroppo per fortuna avevamo un tour di 3 non mesi e avevate rientravamo il disponibilità voi. 22 di Sì, dicembre e poi soprattutto alla Valle dei Templi a fare un concerto a dicembre all'aperto Ma è tu duro. non sai quanto ci abbiamo lavorato a quel concerto.
È una follia, è stata una follia. Dal punto di vista proprio logistico, pratico, organizzativo. Sì, ma come è stato anche complicato lavorare al concerto di 2 anni prima a Gerusalemme, cioè, ogni evento è normale, ragazzi. Sì, Sì, anche perché poi voi fate questi eventi molto suggestivi, in posti molto il più suggestivi. bello a Kyoto. L'hai visto quello di Kyoto? No? Fioritura dei ciliegi? No, Dove c'erano gli alberi? era ad No. agosto, l'abbiamo registrato il 2 agosto e al Kyumizudera, questo tempio a strapiombo su una foresta. wow. senza Primo pubblico. concerto Patrimonio UNESCO. UNESCO, visto tu strano. Tu. È il patrimonio rumeno. Sì. Era bello, è arrivato dopo un po', ma era bello. No. Ma quella del solito ignoto è stupendo. No, il milite ignoto. Vabbè, dai. Senti, invece E tu al Papa che dici salve? Bellissimo. Al Papa Francesco ho detto salve. È giusto. E poi gli ho chiesto un selfie. sì, perché salve salve ti- salve è Ragazzi, sulla incredibile. santità. No, No, salve. salve. No, certo. Poi abbiamo fatto Sì. un selfie con Papa Francesco. Salve, possiamo fare un selfie? Subito. Ma perché sennò il protocollo qual è? Vi hanno detto santità. prima di incontrarlo cosa No, dovevate dire, fare, No, eccetera? No? non c'è più quel baciare l'anello e fare Però l'inchino. magari ci quella sono roba quelle lì. cose, sai, che magari, non so, sai, c'è quella figura che viene chiamata il presidente, no? E tu, per rispetto, il presidente. Ma allora il Papa dice sua santità. Sì, Cioè, sì. Va benissimo. Salve bello. Alve. Fa un po' come Senza la S. che Cozzalone. Alve. Sì, Ciccio, fai la foto. Sì. Avevi un'altra domanda? Si può dire salve al Papa? A chi l'hai chiesto? ChatGPT? No, si va Sì, direttamente Gemini. su ChatGPT. In teoria è possibile, poiché il salve è un saluto educato, è stato educato. Sono educato, noi siamo persone Ma non educate. è la forma più appropriata secondo il cerimoniale e le norme etichettate. Ma che noi siamo inappropriati è chiaro. Però Siamo nati con educazione. inappropriati. Con educazione. No, però è vero, Comunque, salve. io faccio una provocazione. Io un po' mi sono rotto i coglioni. No, mi sono Non si rotti- dice, Ignazio. sono rotti i coglioni. Che uno oggi deve stare attento a dire qualsiasi cosa. Sì, sulle Da questioni un lato è corretto, Sì. perché ci vuole rispetto, soprattutto per certe cose, però uno davvero non può dire più niente. Secondo me la grande discriminante è il contesto in cui fai o dici le cose. Cioè ci sono posti e contesti in cui è giusto anche avere cura di quello che si dice. Ci sono altre volte in cui il contesto ti permette di essere un po' più tollerante sul Il tono. problema è Cioè... che oggi non si tollera più niente. Vabbè, a Ricky Gervais è permesso quasi tutto, diciamo. Poi nella vita di tutti i giorni perché non essere gentili? Le parole possono essere anche armi. Utilizzarle con No. cognizione di causa. Se tu fai quel mestiere e la gente paga un biglietto per andare a vedere un certo tipo di comicità, è giusto Ho apprezzarlo. capito, ma noi facciamo delle per esempio il fatto di adesso che dicono il pelato, che è offesa, no? Dire pelato. E ci sono alcune persone che davvero la prendono in vabbè, ma quello è un seriamente. fattore emotivo che non puoi controllare, ognuno ha la propria storia. Sì, quello un po' sì. Dipende. quindi Cioè, dal momento in secondo cui me se tu nella tua cerchia di amici hai una persona pelata e c'è un codice tra di voi per cui si può fare, cioè se voi state bene sono contento così. Sì, cioè- Magari in televisione se stai parlando a tutti, lì, Certo, lì c'è un po' più di riguardo. Esatto. Ecco, di sicuro secondo me c'è una grande voglia di tutti di insegnare a vivere agli altri. Sì. Cioè tutti ti devono dire come è vivere. giusto parlare, cosa è giusto dirti, quello sicuramente. C'è una gran voglia di insegnare a tutti un Però po' la come si gentilezza vince sempre, comunque. a un prescindere. salve, con un salve, tu chiudi tutto. con un salve state a posto, A ragazzi. posto. Non si sbaglia, non si Dite sbaglia. salve. Non si sbaglia Io niente. volevo sapere invece se il nome Il Volo vi piace ancora o se doveste sceglierlo oggi lo cambiereste. Allora, bella domanda. C'è stata una cosa che noi abbiamo sofferto all'inizio dei primi anni, forse ancora oggi ogni tanto c'è quella tensione, perché c'è stato un gruppo in passato che ancora credo facciano concerti. il grande Mario che si chiama- Lavezzi. che si chiama Il Divo. Credo. Ah, Ok, sì, certo. Il Divo. In Sud America il Divo è molto conosciuto, hanno avuto un grande successo, hanno venduto milioni di album e a volte è capitato, ladies and gentlemen, welcome Il Divo. No, siamo Il Volo. Quindi quando è successo la prima volta, poi è successo per 100 volte. Oppure quando ci dicono è il quarto. Siccome loro sono in quattro. Ma il quarto Dov'è l'altro? Dov'è l'altro? Quindi questa cosa forse se
potessi tornare indietro lo cambierei. Vabbè, però nasce come nome L'unico metaforico, motivo- sì, il volo l'unico- ripreso da Volare, la canzone più famosa al mondo, non potevamo chiamarci Volare. Però allora noi non con, riconoscevamo questi il divo. con quindi... Torpedine, Sì, sì, certo. Tony Renis, Poi di allora base sono due nomi diversi, sì. decidemmo di Si chiamarci il somigliano volo. vagamente. Però è un bel nome, cioè il volo è un nome... No, ma è bellissimo Tanti si stanno, vedere la in reazione. generale. Io lo cambierei. Cosa vorresti? Beh, Buono. The fucking smashing machine. No, io lo chiamerei il pozzetto. Il pozzetto. giocatore di burraco anche Oh. tu. Voi due? Sì. Forti? Vuoi giocare con giocate noi? in coppia? Vuoi giocare con Oh. Allora, Non rimarrebbe prima della prossima più puntata niente. io ho le carte di sopra. Chi è che gioca di voi? Nessuno. Gero? Io sì. Perché tu sei un Porti le argentino. carte. Perché Sos argentino. sì. De donde? Andiamo la prossima settimana a Buenos Aires, al Movistar. Capito? Lui fa concerti nelle arene in Sud America. lui però. Io. Lui è da solo. Io da solo. 2 concerti nella stessa arena. Capito? Io da solo. Come si è montato la testa e adesso fai concerti nei palazzetti. No, me la collo con l'argentino. Ragazzi, c'è da chiudere una puntata perché bisogna giocare a burraco. Quindi grazie mille a tutti. Grazie ragazzi. Salve. 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 Salve a tutti. Chi era? E poi, l'imitatore di No, Bruno Vespa? Sal- No. Salve. No, era lui. No, era quello che faceva il meteo. Allora, salve. Che faceva con la testa salve. Come si chiama quello che faceva il meteo? Beh, Giuliacci. Giuliacci. Era lui che qui faceva- dentro Sì, è vero, già salve. Negli sì. studi di Catalan fa caldissimo. Accendete l'aria condizionata. Sì. Comunque, Mettetela Fatto più il che concerto altro. di Natale. comunque ragazzi, sapete Giulia? Sì. Giulia ti chiami? No, Silvia. Sapete a chi È come il somiglia divo e il Silvia? volo, sono due nomi che comunque si. Sapete a chi somiglia Silvia? La guardo da mezz'ora e dico ma a chi somiglia? A chi somiglia? Adesso cosa sto per dire? Katie Holmes. Gliel'ho sempre detto. Tra le altre cose, scusami, con Pacey qua si chiude una coppia di Dawson Creek, eh? È lei che faceva Dawson Creek, no? vero, è Tu sei Joy, com'è che si chiamava? Vediamo Katie Holmes con gli occhiali. Madonna, siamo Pacey e Joy. Almeno no. Ragazzi, è impressionante, ragazzi. Sì, Ma è vero. no, Sì, anche secondo me. molto. Perché hai l'occhio in giù. No, perché è morto il povero. Ah, è James vero, Bond. è volato via. Chi? Dawson. Dawson. Ma noi siamo Pacey e Joy. Sì, sì, no. Sai che l'abbiamo conosciuto? Ah? Monte Carlo. Ma chi? James Van Der Beek. No, Joshua Jackson. Ah, Joshua Jackson, che lui invece gode ancora di ottima Sì, salute. Sì, Quando sì, sì. Igna? Sai quando abbiamo fatto quell'evento privato dove c'era il principe. Ah, sì, con Bill Clinton. Principe c'è- Alberto di Monaco con Bill Alberto di Clinton. Cioè, loro nelle tasche hanno dei nomi che. Sì, Esatto, sì, noi abbiamo dei segreti. Eravamo io, Godzilla, Gianni Mena e Bill No, io Clinton. voglio solo. Zero Calcare. Cerca di immaginarti questa scena. 3 quindicenni. Mamma mia. Io paffutello con 3 sciarpe blu, 3 sciarpe Bianche. comunque Ne abbiamo parlato nella tua bianche, puntata. Forse di- avevamo visto tre anche la foto. sciarpe Sì. in mezzo a 20 star a livello internazionale della musica, Lady Gaga, allora c'era Puff Daddy, c'è finita bene a noi. Rihanna, Beyoncé. Tu immagina la scena loro che mi riprendevano e io che correvo dietro agli artisti per chiedergli una foto. C'era Gianluca, roba, io- c'era Gianluca fermo in un angolo così. Vabbè, lì oppure starstruck così. totale. Capito? Sì, perché faccio ancora questa cosa da quando, quando sei- ho 12 anni, vedi? Cosa hai fatto? Questo è un numero Così incredibile. si chiama. Madonna, non è che ha fatto chissà che. No, ma cioè- stavamo chiudendo una puntata prima di. Scusa? Come fate? Salve. Come fate a non chiudere la puntata così? Ah, vabbè. No, Scusami, non ma avevo tu- visto che l'aveva messo con le Ale, toccati la punta del naso con la lingua. Qui vedi le scienze infantili proprio. Toccati la punta del naso con la lingua. No, io ce la faccio. No, questo è un... Mi sto facendo un Il video. suo vero talento non è la voce, prego. No, scusa, mi ha oscurato lui, non l'ho visto. Ah, cioè proprio, sì, sì. Complimenti. Igna? Cosa? Non sai, Un non sai fare talento- niente di questo genere. tutto strano. Allora, vabbè. io non ho talenti. La Shaggy. No, ma magari prende ti racconto questa, magari la tagliate. In Sicilia, raccontato da persone in Sicilia. Chiudiamo la puntata. Nel quartiere dove vivevo c'era uno che quando si incazzava con la moglie, PAM! Te lo giuro, ma davvero.
Lo chiamavano il cecchino. vive un patriarcato! No, Come lo chiamavano? Lo sbatteva. Come lo chiamavano? Un cecchino. Mannaggia, era perfetta la risata con cui avevamo chiuso, non serviva infatti questa non l'ho- roba. Non l'ho tagliato, ho detto dopo. Certo, Ho detto certo. dopo la tagliamo. Vediamo. A parte Quindi aspetta, un attimo di silenzio. Ragazzi, grazie mille, è stato bellissimo. Guarda, è stato un piacere tutto tuo. Oh, buon viaggio, buon viaggio. Grazie, noi ti divertitevi. aspettiamo a New York. Sì, vi vengo a vedere. Dove fate a New York adesso? Radio No, Radio City Music Hall? Canteremo a novembre, ma stiamo ancora Decidendo dove. o il Madison, Ok, ok. Radio City. Ah, abbiamo. bello, Sì, bello. stiamo cercando di raggiungere il nostro un altro obiettivo di cantare al Madison. Ah, che figata che sarebbe, bello. Stiamo lavorando per quello. Però prima ci sono tanti altri concerti. Torneremo quest'estate in Italia. Sì, Faremo sì, tanti sì, Poi abbiamo molto detto le date probabilmente do una piccola pillola che mi ammazzeranno tutti. Vai, vai. no. Spillola. Tutti per uno potrebbe essere l'ultima edizione. Ma lui non vedeva l'ora di saperlo. Manco sa che cos'è tutti per uno. No, L'abbiamo detto. siamo alla quarta Siamo edizione. alla quarta edizione. Lui è preparatissimo. Potrebbe essere l'ultima edizione perché ci saranno altre cose poi. Bene, quindi ci vediamo quest'estate in tour d'estate in Italia e poi nei palazzetti a dicembre. Questa cosa, perché non so se intenderla bene o male. Che sarà l'ultima, è un bene. Il Bene. volo si divide. A posto. Questo sarà il titolo di questa puntata. L'ultimo concerto del volo. E così vi salutiamo. L'ultimo volo. L'ultimo volo. Ciao ragazzi, grazie Ciao, mille. grazie mille. Ciao a tutti.